La prima cosa che mi è venuto così nella memoria, nel cuore, era il grande padre siriaco Giacomo di Saruk, che fa vedere il grande mistero che Mosè vela, parlando di uomo e donna che si uniranno e diventeranno uno, come immagine di Cristo e l'umanità, Cristo e la Chiesa. Dio e uomo nella persona di Cristo diventano una unità incrollabile e indissolubile. Mai più Cristo sarà senza l'umanità, senza il corpo. Anche l'umanità diventerà corpo di gloria di Cristo. Ecco. E siccome si parlava dell'uomo-donna che si uniscono nell'amore, mi sono subito messo nella Cana di Galilea, dove avviene proprio questa novità in modo molto simbolico, biblico, molto denso, che uomo-donna nel Cantico dei Cantici è una immagine di rapporto uomo e Dio, e quando Maria dice non c'hanno più vino, allora infatti nei testi sapienziali Siracide il vino è l'amore, ciò che dà senso è il gusto alla vita. Allora praticamente si dice questi sposi, che qui sono dietro il velo di Mosè, no? Questi sposi che uomo e Dio, questo rapporto si è prosciugato, queste giare, 6, che è un numero un po' frustrante perché non arriva a 7, no? Che sarebbe il pieno, sono immagini della legge di Mosè che non dà più la vita, come poi dirà Paolo, noi non possiamo ricevere la vita dalla legge, ma Cristo, facendo il passo dall'acqua al vino, praticamente apre la via alla comprensione del suo sacrificio, del suo dono nelle nostre mani per far emergere una umanità nuova che berrà la vita del figlio. Perciò Giacomo parla proprio di questa vicinanza, di questa unità del sangue di Cristo e sangue della sposa che si beve. E infatti qui Paolo versa non a questi sposi che non ci sono, ma a sposi che sono qui, alla Chiesa. È il nutrimento che viene per quelli, questo sarebbe nell'arte chiamato la quarta dimensione, cioè il coinvolgimento di quelli che sono davanti all'opera. Allora Paolo offre questo perché lui è quello che è svelato il mistero nell'Efesini 5 e esclamò: questo mistero è grande, no? E parlava del Cristo e della Chiesa, che è il fondamento dell'uomo e donna, cioè del matrimonio. Il messaggio che io penso che oggi viene da questo racconto iconografico, da questa immagine, ecco la parola che viene fuori, io penso che la famiglia per noi cristiani non è semplicemente una vita secondo la natura, come lo troviamo negli uccelli, negli animali, eccetera, come sarebbe anche secondo la natura umana. Ma noi abbiamo ricevuto una vita nuova in Cristo e allora il sacramento che ci unisce in un modo indissolubile all'umanità di Cristo, allora il matrimonio è l'espressione di questa unità, Cristo e la Chiesa, è fondato in Cristo e la Chiesa e manifesta al mondo attraverso l'unità dello sposo con la sposa, del marito e della moglie, proprio questa umanità unita a Dio in un amore, non per una necessità, non per una legge, ma per un amore libero. Io penso che la famiglia come espressione del sacramento e della Chiesa ha un orizzonte ancora inesplorato, enorme, enorme, della comunione delle persone.